Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare di Heidi Wirik, la bambina di 9 anni che aveva il dono di vedere e di poter comunicare con i morti? Quanti di voi hanno visto Il Sesto Senso, il film del 1999 con Bruce Willis e Hailey Joel Osment? Una pellicola horror molto famosa e che mette veramente i brividi. Pensate che nel 2007 è stata inserita tra i 100 migliori film horror di tutti i tempi. Ha incassato circa 700 milioni di dollari e ha tenuto banco al botteghino fino al 2017, quando è stata poi superata da un altro horror d'eccellenza, It. Solo la trama di questo film è qualcosa di veramente angosciante. Malcolm, interpretato da Bruce Willis, è uno psicologo infantile molto stimato che si trova a doversi occupare di un piccolo paziente, Cole, un bambino di soli 9 anni, interpretato appunto da Hailey Osment, che è ossessionato di intose apparizioni. Infatti Cole è in grado di vedere la gente morta. Insomma, un film davvero allucinante che io ho amato tantissimo e che consiglio di vedere a chi ancora non l'ha fatto. Ma vi starete chiedendo che cosa c'entra questo con la storia di oggi? Beh, secondo me c'entra molto, perché quando ho letto la storia di Heidi, la bimba di 4 anni che aveva questo dono di poter vedere e comunicare con i morti, ho pensato subito al Sesto Senso. Non perdetevi questa storia assolutamente, perché sono certa che non ve ne pentirete. Pensate che ha fatto talmente scalpore che nel 2008 è uscito persino un film, The Haunting in Georgia. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Nel febbraio del 1989 Andrew e Lisa Wirik, una giovane coppia che viveva in Georgia, decide di volersi trasferire insieme alla loro bambina Heidi di 4 anni fuori città. Infatti, dopo poco tempo acquistano la loro prima casa ad Ellerslie. L'obiettivo dei Wirik era quello di ricominciare da capo in un posto più tranquillo e sicuro, dove poter crescere la loro piccola, lontano dal caos della grande città. L'abitazione che scelgono è una modesta casetta in mattoni rossi ad un solo piano con 3 camere, davvero molto carina, perfetta per iniziare una nuova vita. All'inizio infatti sembra un sogno avverato, tutto procede benissimo, mentre Andrew è al lavoro Lisa si occupa della casa e di Heidi, ma questo idillio purtroppo dura davvero pochissimo, perché dopo soli pochi giorni dal loro trasferimento in quella casa iniziano a notare dei comportamenti molto strani in Heidi. Spesso parlava da sola e gesticolava molto mentre lo faceva e alzava sempre la testa, come se avesse proprio qualcuno davanti a lei che la sovrastava. All'inizio Lisa ed Andrew pensavano che forse Heidi aveva un amico immaginario, cosa che non era molto insolita per loro, per una bambina di quell'età. Ma dopo qualche tempo Lisa, insospettita sempre di più da questo comportamento, decide di andare a fondo alla questione. Inizia a fare delle domande alla bambina, una in particolare: con chi è che conversa sempre? E Heidi gli risponde molto tranquillamente. Le dice che c'è sempre un signore anziano che va a trovarla. Si chiama Mr. Gordy e gli racconta anche altro. È un signore ben vestito, indossa una giacca elegante, una cravatta nera, delle scarpe nere lucide e poi ha uno strano cappello a cilindro sempre calato sulla testa. Mr. Gordy è suo amico, chiacchiera sempre con lei. Giocano insieme nella sua stanza o sull'altalene nel giardino della loro casa. Passeggiano anche tanto, o fuori o per casa. A volte infatti mentre stava giocando in giardino, Lisa spesso l'aveva vista alzare la mano e tenerla sospesa in aria, come se qualcuno di invisibile ai suoi occhi gliela stesse stringendo. In una di quelle occasioni infatti la donna gli chiese con chi stava parlando e chi stava tenendo la mano. Heidi gli rispose che era Mr. Gordy, che stavano andando a giocare sulle altalene. La piccola parlava spesso di quell'uomo in casa e sebbene a Lisa ed Andrew sembrava strano che l'amico immaginario della figlia fosse un uomo anziano, non la contrastarono mai.
anzi la supportarono sempre perché erano convinti che forse il trasloco era stato un po' stressante, destabilizzante per lei e quindi quello era un modo come un altro per affrontarlo, magari si sentiva sola dato che non aveva ancora degli amichetti con cui giocare. Perciò non c'era nulla di cui preoccuparsi, presto Heidi si sarebbe ambientata nella nuova casa, sarebbe cresciuta e quell'amico immaginario prima o poi sarebbe sparito nel nulla. Purtroppo però non fu così, perché un giorno accadde qualcosa di davvero inquietante che spaventò tantissimo i Wyrick e che li mandò letteralmente fuori di testa. Una mattina, mentre Lisa era in cucina, suonò il campanello. Heidi si precipitò per andare ad aprire la porta e lì sulla soglia davanti a lei c'era un uomo con i capelli bianchi che aveva una mano bendata e una maglietta, entrambe intrise di sangue. Lisa, che aveva sentito il suono del campanello, andò verso l'ingresso. Lì notò subito che Heidi era molto spaventata. Le chiese chi aveva suonato e Heidi, con voce tremolante, le dice che c'era un uomo di nome Con che era ferito e che aveva assolutamente bisogno di aiuto. Lisa, impaurita, si sporge fuori dalla porta, si guarda intorno in cerca di quell'uomo, ma non c'è. E questo era davvero molto strano perché erano passati davvero pochissimi istanti da quando avevano suonato il campanello. Era impossibile che chiunque l'avesse fatto si era volatilizzato così nel nulla. A quel punto Lisa si preoccupa davvero tantissimo, chiude la porta, prende Heidi in braccio, corre in cucina a prendere un coltello e chiama immediatamente Andrew, che era al lavoro, chiedendogli di tornare subito a casa. Il pensiero immediato di Lisa era che qualcuno aveva tentato di rapire la figlia, un pensiero comprensibile che chiunque, secondo me, avrebbe fatto. Quando Andrew tornò a casa, Lisa gli raccontò tutto. Insieme setacciarono il quartiere in cerca di un uomo che poteva corrispondere alla descrizione fatta dalla figlia, ma non trovarono assolutamente nulla. Passano i giorni, in quel periodo Joyce, la sorella minore di Lisa, si trasferì proprio in una casa lì accanto, un appoggio non indifferente per Lisa, che gli raccontò tutto quello che era accaduto da quando si erano trasferiti in quella casa, dall'amico Gordy, l'amico immaginario di Heidi, quell'uomo inquietante che si era presentato sulla soglia della loro casa qualche giorno prima. Joyce, molto preoccupata nel sentire quelle storie, decise di aiutarla. Innanzitutto voleva scoprire chi aveva vissuto in quella casa prima di loro. Vedeva Lisa davvero molto preoccupata e quindi anche lei si era convinta che forse veramente qualcuno voleva fare del male alla sua piccola nipotina. A Lisa l'idea piacque subito, infatti Joyce chiamò immediatamente l'agente immobiliare che aveva venduto la casa alla sorella e al marito e gli chiese informazioni sul precedente proprietario e scoprì che era una donna di nome Kelly. La contattò subito e si misero d'accordo per vedersi il prima possibile, cosa che avvenne qualche giorno dopo. Kelly raccontò a Joyce che sapeva solo che prima di lei lì dentro aveva vissuto un uomo di nome James Gordy, ma che però era morto nel 1974. Al ritorno a casa Joyce raccontò alla sorella quello che aveva scoperto e fu una notizia che mandò letteralmente nel panico Lisa, perché Gordy era il nome dell'amico immaginario di Heidi. A quel punto Lisa decise che voleva andare ancora più a fondo alla questione e andò subito a parlare con la sua vicina di casa, Catherine Ledford, perché probabilmente Catherine conosceva Gordy e fu così perché si conoscevano da quando erano piccoli. Da adulto Gordy aveva fondato una società immobiliare, la Columbus, ed era stato anche per molti anni sovrintendente nella scuola domenicale della chiesa del posto, la Ellison Methodist Church. E sì, confermò che purtroppo l'uomo era morto nel 1970.
Catherine però non aveva foto di Mr. Gordy, ma confermò la descrizione che aveva fatto Heidi. Era un uomo con i capelli bianchi che era solito vestire elegantemente con una giacca, una cravatta nera e delle scarpe nere lucide. Questa scoperta scioccò tantissimo Lisa, perché non sapeva come comportarsi, anche se alla fine decise di prendere in mano la situazione. Infatti, quando arrivò a casa, si sedette vicino ad Heidi e con tono molto tranquillo gli rivelò che il suo amico Gordy in realtà era morto. Inaspettatamente Heidi chiese di poter visitare la sua tomba e Lisa l'accontentò. Andarono insieme al cimitero e la cosa che la scioccò ancora di più è che Heidi andò dritta dritta verso la lapide di Mr. Gordy. Era incredibile perché Heidi aveva solo 4 anni e non sapeva ancora leggere, quindi era impossibile che aveva trovato la lapide giusta leggendo i nomi scritti sopra. Qualche giorno dopo Lisa chiese a Catherine se poteva recarsi a casa loro con tutte le foto che possedeva. E fu così, perché tra tutte le foto ne spuntò una in cui riconobbe un uomo, Lone Bachelor detto Con, ed era l'uomo ferito e con i capelli bianchi che aveva suonato al campanello di casa loro qualche giorno prima e pensate un po', era lo zio di Catherine. Trasferito lì ad Ellerslie quando era molto giovane. Negli anni '20 aveva perso una mano a causa di una sgranatrice di cotone ed era poi morto di cancro nel 1957. Dopo queste scioccanti rivelazioni, Lisa ed Andrew erano veramente terrorizzati e non sapevano cosa dovevano fare. Ormai si erano convinti che gli amici di Heidi non erano solo frutto della sua immaginazione, ma bensì persone che erano realmente esistite, ma che però erano morte. A quel punto decisero che dovevano fare tutto il possibile per distrarre Heidi e così fecero acquistandole un cucciolo di cane, dato che lei amava tantissimo gli animali. Erano convinti che tutta quella storia era dovuta al fatto che Heidi si sentiva molto sola, quindi acquistandole un cane tutto sarebbe tornato a posto, ma non fu così purtroppo, perché da lì in avanti iniziarono ad accadere delle cose ancora più inquietanti, a cominciare proprio dal loro cane, che appena arrivato a casa iniziò ad innervosirsi, ad abbaiare e a ringhiare senza alcun motivo. Spesso lo vedevano fermo negli angoli con la coda tra le gambe, come se fosse spaventato da qualcosa. A volte lo vedevano eh, fermarsi e fissare qualcosa nel corridoio, come se ci fosse qualcosa di invisibile che solo lui poteva vedere. Tutto questo iniziò a spaventare, a mettere a disagio i Wyrick perché non capivano cosa stesse capitando. A volte il cane non voleva nemmeno mangiare. Pensate che di lì a poco il cucciolo scappò via e non lo ritrovarono mai più. Lisa ed Andrew andarono anche al canile dove lo avevano adottato, pensando che magari era tornato lì da loro. E i volontari gli dissero di no, che non l'avevano visto. I Wyrick gli raccontarono tutta la storia e i ragazzi dissero che quell'atteggiamento era davvero molto strano perché il cucciolo era stato sempre molto tranquillo, ma di lì in poi la situazione cambiò drasticamente perché se fino a quel momento Lisa ed Andrew non erano mai stati testimoni di eventi paranormali, iniziarono a sperimentare delle cose davvero molto strane, rumori inquietanti, passi, oggetti che si spostavano da soli, porte che si aprivano e che si chiudevano senza che nessuno le toccasse. Pensate che un giorno, mentre Heidi stava giocando in soggiorno con una sua nuova amica, Lisa, con i suoi occhi, vide tirare fuori da una forza invisibile una sedia da sotto il tavolo per poi essere ribaltata a terra, come se qualcuno o qualcosa l'avesse lanciata sul pavimento. Questa cosa scioccò
tantissimo la donna. Alcune notti invece, sempre Lisa, disse che aveva spesso sentito qualcuno che sussurrava nelle sue orecchie. Da lì in poi decise di chiedere aiuto alla chiesa, contattò il pastore, gli raccontò tutto quello che stava accadendo dentro la sua casa. La donna era convinta che la casa fosse infestata dai fantasmi, ma l'uomo gli disse che i fantasmi non erano reali, ma i demoni invece sì. Lisa a quell'affermazione si sentì persa e terrorizzata. L'alternativa era traslocare, ma né lei né il marito pensarono mai di abbandonare quella casa, infatti rimasero. Passarono 4 anni e in tutto quel tempo Heidi aveva sempre continuato a parlare dei suoi amici, Mr. Gordy e Con. Nel 1993 Lisa rimase incinta del suo secondo figlio. Da lì in poi iniziarono a capitare delle cose davvero terrificanti. Heidi soprattutto. Notarono un comportamento strano in lei, una paura che non c'era mai stata nei suoi occhi. Decisero di parlarle, le chiesero cosa le stesse capitando e la piccola rispose che in casa loro era arrivato qualcosa di malvagio. La bimba, che all'epoca aveva 8 anni, disse che era arrivata una figura scura, un'ombra nera che spesso vedeva nella sua stanza e che quando arrivava rendeva gelida la sua cameretta. Era qualcosa di brutto che la spaventava molto e spesso le tirava anche i capelli. Pensate che una notte la piccola si svegliò urlando e quando i genitori si precipitarono da lei videro sul suo volto 3 profondi graffi da cui usciva del sangue. Lisa ed Andrew però non diedero molto peso alla cosa perché pensarono che magari Heidi si era graffiata mentre dormiva. Ma la mattina seguente Andrew si svegliò con un forte dolore al fianco e con gli stessi graffi di Heidi e per 2 giorni di fila si svegliò con dei graffi sia sul volto che sulla schiena e la piccola confermò che era stata quella figura cattiva a farglieli. Nel 1994 nacque Jordan e gli eventi paranormali in casa Wyrick non si fermarono mai, tanto che ad un certo punto Lisa decise di contattare un parapsicologo nella speranza che potesse esserle d'aiuto, il dottor Roll. Quando arrivò a casa loro ascoltò tutta la storia e nonostante Heidi era stata in grado di riconoscere i 2 uomini, Mr. Gordy e Lon, il dottore disse che in realtà la bimba soffriva di deliri, quindi fu molto scettico su tutta questa storia. Dopo poco tempo il caso arrivò all'opinione pubblica e portò purtroppo anche delle visite molto indesiderate alla famiglia, giornalisti, curiosi. Alcuni giorni dopo, però, Lisa e Joyce si ricordarono che la loro madre, quando era stata in vita, era solita vedere e comunicare con i morti. Quindi forse era lei che si stava prendendo gioco di tutti, oppure Heidi aveva ereditato lo stesso dono della nonna. Da lì in avanti, se possibile, le attività paranormali aumentarono. Pensate che persino Jordan, che all'epoca aveva 3 anni, iniziò a comunicare con un'entità invisibile. Quando Lisa ed Andrew gli chiesero chi era il suo nuovo amico, il piccolo rispose che giocava sempre con una bambina e Heidi confermò. Lisa a quel punto però era davvero molto preoccupata e contattò nuovamente il dottor Roll, che appresa la nuova situazione e soprattutto che la nonna era stata in vita una sensitiva, dichiarò che molto probabilmente i bambini avevano lo stesso dono di poter vedere e comunicare con i defunti. A quel punto decisero di contattare una medium che quando arrivò in casa Wyrick percepì subito la presenza di una bambina e di un signore anziano di nome Mr. Gordy. Loro due li proteggevano. Però in casa c'erano altre 3 presenze, secondo la medium 3 spiriti maligni. I Wyrick però volevano più risposte e contattarono una seconda medium, che fu un pochino più chiara. In casa c'erano 3 demoni,
Uno era sempre in camera di Jordan, l'altro era sempre attaccato ad Heidi. Poi c'era uno spirito buono che li stava combattendo e il terzo demone era sempre sopra il letto di Lisa ed Andrew. La medium disse anche che in soggiorno c'era un portale, proprio nel camino, un passaggio che metteva in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti. Quei demoni erano passati proprio da lì e non volevano assolutamente andarsene. Lisa ed Andrew a queste nuove rivelazioni erano davvero stanchi, esauriti, si sentivano impotenti, per questo chiesero nuovamente l'aiuto del pastore, pensando che magari potesse purificare la loro casa da quelle entità malvagie, cosa che l'uomo tentò di fare, ma senza successo purtroppo. Una notte infatti Heidi fu svegliata da una brutta sensazione. Percepì una presenza oscura ai piedi del letto, si mise ad urlare nel cuore della notte e quando Lisa ed Andrew si precipitarono nella sua stanza videro qualcosa di davvero terrificante. Un'ombra scura aveva tirato fuori dal letto la loro bambina, la stava tenendo a testa in giù sul pavimento. Riuscirono fortunatamente a liberarla, ma quella fu la notte che segnò una scelta decisiva, perché finalmente decisero di abbandonare quella casa maledetta. Da lì in avanti non ebbero mai più problemi nella loro casa nuova, ma in diverse interviste da adulta Heidi raccontò di aver avuto sempre il dono di poter comunicare e di poter vedere i defunti, riuscendo a percepire se quella che ha di fronte è un'entità buona o un'entità malvagia. Nonostante questo, però, la donna ha vissuto una vita normale, si è sposata, ha avuto dei figli e ha raccontato anche di essere stata felice, di essere riuscita nel tempo ad entrare in contatto con migliaia di persone come lei, con cui ha condiviso esperienze simili alla sua. Amici, questa storia mi ha preso davvero tantissimo. Devo confessarvi che mentre la scrivevo mi sono accadute anche delle cose un po' strane. Qualcuno potrebbe pensare che Heidi è stata solo molto fortunata a riconoscere in quelle vecchie foto Mr. Gordy e Con, che magari i genitori si sono condizionati da questa storia o che magari hanno montato un caso per attirare l'attenzione su di loro. Ma c'è magari qualcun altro che crede veramente nel dono di Heidi e io sono una di quelle. Questo però è solo un mio pensiero. Credo che esistano persone che sono in grado di sviluppare più di altre alcune capacità, che hanno una sensibilità maggiore. D'altronde siamo tutti fatti di energia. In ogni caso, se così fosse, siamo davvero sicuri che questo sia veramente un dono. Mi raccomando amici, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia, che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!